tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questa lezione vedremo 4 verbi diversi che vengono utilizzati in italiano per dire che qualcosa si verifica e questi verbi sono succedere, capitare, accadere e avvenire. Mi chiederete, ma non sono sinonimi? Lo vedremo in questa lezione e vedremo anche diversi usi e diverse sfumature che questi verbi hanno. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, si dice normalmente che questi 4 verbi sono sinonimi e vengono utilizzati per dire che qualcosa si verifica, insomma, in maniera intercambiabile, ma in realtà ci sono degli usi un po' particolari che caratterizzano ciascun verbo, quindi li vediamo in questa lezione. Partiamo da succedere. Allora, succedere è un verbo molto comune, utilizzato sia in un contesto informale sia in un contesto formale e semplicemente il significato di verificarsi ed è sinonimo di accadere, di avvenire, di capitare anche in certi contesti, quindi sì, è sinonimo, però vediamo un attimino come si utilizza. Facciamo qualche esempio del tipo: succede a tutti di fare degli errori, ok? Questa è una frase standard, diciamo, col verbo succedere. Si può dire anche capita a tutti di fare errori, accade a tutti di fare errori, sì, si può dire, ma sta bene succedere, ok? Oppure quello che è successo ci renderà più forti, oppure mi è successa una cosa pazzesca, quindi anche succedere qualcosa a qualcuno, diciamo succedere qualcosa a qualcuno. E prestate attenzione qui, perché poi farò questo esempio, mi è successa una cosa pazzesca, anche con gli altri 3 verbi, capitare, accadere, avvenire, e vedremo se ci sono in realtà delle eccezioni di utilizzo quando lo intendiamo, quando appunto è un complemento, diciamo, di termine. Mi è successo, ok? Quindi succedere a me, quindi con un oggetto, una persona indiretta, ok? Quindi questo esempio, mi è successa una cosa pazzesca. Poi abbiamo, per esempio, cosa succede? Che succede? Questa è assolutamente una collocazione, quindi collocazioni sono parole che stanno bene insieme, ok? Quindi non diciamo in realtà che capita, non diciamo che accade o cosa accade, oppure che avviene o cosa avviene, diciamo che succede, che cosa succede, quindi è così la collocazione, sta bene col verbo succedere, quando chiediamo che succede o cosa succede. Possiamo anche utilizzarlo al passato, quindi cosa è successo, che è successo. Al passato teoricamente potremmo anche utilizzare con lo stesso significato, stesso utilizzo, anche il verbo accadere, che è accaduto, ok? Che cosa è accaduto? Sta bene. Anche al verbo avvenire sta bene al passato, quindi che cosa è avvenuto, che è avvenuto, va bene per il passato, però al presente in realtà diciamo che succede o che cosa succede. Non diciamo che capita, non diciamo che accade e non diciamo che avviene, ok? Quindi questa è una collocazione da tenere presente. E attenzione che il verbo succedere ha anche un altro significato ed è quello di subentrare al trono, subentrare a una carica. Per esempio possiamo dire il principe è succeduto al padre, ok? Quindi succedere in una carica, subentrare. Quindi il secondo significato che gli altri 3 verbi non hanno. Allora, capitare. Capitare è sinonimo, sì, di accadere o di succedere o di avvenire, ma in realtà è utilizzato con una certa sfumatura di casualità, di fatalità, qualcosa che succede per caso, d'accordo? Quindi non di volontà, qualcosa che facciamo con una certa volontà, è più qualcosa che succede o capita per caso, appunto, capitare per caso, ok? Quindi c'è questa situazione, diciamo, di fatalità, di casualità. Per esempio, possiamo dire doveva capitare proprio a me? Oppure senti un po' cosa mi è capitato, ok? Oppure tra 2 commessi mi è capitato quello che non sapeva niente.
tutte situazioni piuttosto casuali, d'accordo? E poi l'esempio che dicevo prima, mi è capitata una cosa pazzesca, quindi lo utilizziamo il verbo capitare anche quando diciamo capitare qualcosa a qualcuno, ok? E poi lo utilizziamo in un certo contesto in cui non utilizziamo gli altri tre verbi, succedere, accadere, avvenire, quando diciamo, per esempio, non capito più tanto spesso da queste parti, ok? E vedete qui è coniugato alla prima persona singolare, sono io non capito più tanto spesso da queste parti e in realtà il verbo capitare è l'unico tra questi quattro verbi che coniughiamo in tutte le persone. Ok, perché qui ha il significato di arrivare, di giungere, di trovarsi in un certo posto, d'accordo? Quindi, e qui anche piuttosto casualmente, quindi non capito più, quindi non mi ritrovo più, diciamo, non mi ritrovo più, non giungo più, non arrivo più tanto spesso in questo posto, ok? Da queste parti, ecco, da queste parti era la frase. E quindi si tradurrebbe, insomma, in inglese corrisponderebbe un po' al end up, ok? Quindi proprio quando ci si ritrova in un certo posto piuttosto casualmente. Ed è per questo anche che lo coniughiamo in tutte le persone, perché il significato qui è diverso, non è il significato di verificarsi, aver luogo o di succedere o accadere, d'accordo? Quindi è un significato diverso. E quindi pertanto lo coniughiamo in tutte le persone quando ha questo significato, ok? Oppure un esempio di due collocazioni, in realtà a mio cugino è capitata l'occasione della vita. Quando parliamo dell'occasione della vita, e anche qui c'è una certa casualità e fatalità, allora utilizziamo il verbo capitare, quindi non diciamo mio cugino è successa l'occasione della vita o è accaduta, in realtà o avvenuta, no, non sta bene il verbo capitare, quindi capitare l'occasione della vita, quindi è una collocazione proprio come accostiamo una parola all'altra in modo che sia naturale nella lingua, d'accordo? Che suoni naturale, quindi capitare l'occasione della vita capita, d'accordo? Oppure qualcosa che capita al momento giusto, quindi capitare al momento giusto, questa è un'altra collocazione. Non diciamo in realtà accadere al momento giusto, non si sente utilizzare in maniera così naturale come il verbo invece capitare o avvenire al momento giusto o succedere al momento giusto. Si può dire, ma in realtà capitare al momento giusto è più naturale, proprio la collocazione. Verbo accadere adesso, allora il verbo accadere è sinonimo di aver luogo, verificarsi e di succedere, certamente, però rispetto al verbo succedere, il verbo accadere è utilizzato generalmente in un contesto più formale, un po' come appunto se succedere è to happen, in realtà accadere sarebbe to occur. Ok, quindi questa appunto la traduzione, ok? Quindi generalmente è un livello più formale, giusto? E può riferirsi in realtà a un evento, ma può riferirsi anche ad una persona. Vediamo qualche esempio. Per esempio, non so come questa situazione sia potuta accadere. Qui vediamo che c'è un certo livello di formalità, ok, in questa frase. Oppure sono contenta che non ti sia accaduto niente di male, ok? Qui anche qui sinonimo di succedere, che non ti sia successo niente di male, però è un contesto un pochino più formale. E poi quella frase esempio del mi è accaduta una cosa pazzesca, ancora una volta sì, possiamo utilizzare il verbo accadere quando diciamo accadere qualcosa a qualcuno, ok? Quindi possiamo utilizzarlo anche riferendosi a persone a cui accade qualcosa. E poi abbiamo il verbo avvenire, che si significa avere luogo, verificarsi, accadere o succedere, certamente, ma che è utilizzato in un contesto più formale ancora rispetto al verbo accadere. È assolutamente tra questi quattro quello che appartiene al registro più formale, utilizzato per lo più nello scritto e corrisponderebbe in realtà all'inglese to come about, ok? Allora, per esempio, possiamo dire avvenne un evento incredibile, oppure e adesso cosa avverrà? Oppure il film mostra ciò che avviene comunemente nelle scuole americane, ok?
Un altro punto importante su avvenire è che non lo utilizziamo con un complemento indiretto, quindi quella frase, esempio del mi è avvenuta una cosa pazzesca, questa frase è errata, non possiamo utilizzarlo in questo contesto, nel senso che non si dice avvenire qualcosa a qualcuno, è sbagliato utilizzarlo con una persona, ok? Quindi avvenire si utilizza per una situazione, per un evento, d'accordo? Ma non per qualcosa che avviene ad una persona, ok? Dobbiamo utilizzare gli altri tre verbi: capitare, succedere e accadere, nel contesto del mi è successa una cosa pazzesca, mi è capitata una cosa pazzesca o mi è accaduta una cosa pazzesca, ma non possiamo dire mi è avvenuta una cosa pazzesca, perché il verbo avvenire si riferisce ad eventi e a situazioni, d'accordo? Quindi questo è un appunto piuttosto importante ed è un utilizzo diverso rispetto agli altri tre verbi, ok? Questo per il verbo avvenire. E poi dal verbo avvenire abbiamo anche due sostantivi, abbiamo l'avvenire e l'avvenimento. Allora, l'avvenire si riferisce ad eventi che si svolgeranno, che avranno luogo nel futuro, d'accordo? È semplicemente come sostantivo, il sostantivo avvenire in realtà è sinonimo di futuro, mentre avvenimento è l'evento, quindi è sinonimo di evento. Stessa cosa anche in realtà accadere, dal verbo accadere abbiamo l'accaduto, che è il participio passato, questo però si riferisce a un evento passato, e l'accadimento, che è sinonimo di avvenimento o di evento, d'accordo? Questo è un piccolo appunto anche sui sostantivi. E niente, allora concludiamo così la nostra lezione per oggi. Fatemi sapere com'è andata e se è tutto chiaro. Spero che vi abbia aiutato appunto a comprendere un po' le differenze anche di sfumature tra questi quattro verbi che sì, generalmente al verbo succedere, il verbo accadere anche vengono utilizzati in maniera piuttosto intercambiabile, ma ci sono diverse sfumature, quindi spero che sia tutto chiaro adesso e che poi li utilizzerete quindi dove appunto conviene, a seconda del contesto giusto. E niente, se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!